Vuoi vedere come si installa una telecamera per auto, una cosiddetta dashcam? E allora guarda questo tutorial. Benvenuti in questo tutorial DSE. Oggi parliamo di dashcam, le telecamere per auto. Le dashcam, se stai seguendo questo tutorial sai di cosa parliamo, sono quelle telecamere che si montano sul parabrezza del mezzo per documentare cosa avviene durante la guida e in certi casi, nelle nostre telecamere ad esempio, anche per documentare cosa succede durante la sosta. Oggi non parliamo di come si sceglie una dashcam, vediamo invece come si installa una dashcam. Ovviamente parliamo di installazione permanente sul mezzo, perché le telecamere dashcam si possono anche installare con il loro cavo accendisigari. Questa è un'installazione di tipo temporaneo, che però io mi sento di sconsigliare, perché è vero che è alla portata di tutti, è facilissima, però una telecamera dashcam installata in questo modo risulta poi alla lunga scomoda e molto spesso resta abbandonata in un angolo, in sostanza hai buttato via i tuoi soldi. Quindi se decidi di comprare una dashcam, pensa di installarla in modo definitivo sul mezzo, perché in questo modo la telecamera diventerà una parte integrante del veicolo, te la dimenticherai, ma poi quando ti serve avrai le immagini che dovevi registrare. Ovviamente un'installazione permanente la può fare tranquillamente un elettrauto, un carrozziere, non ti costa molto perché è un'operazione che al massimo impiega 1 o 2 ore, quindi puoi tranquillamente acquistare la dashcam e farla installare da un professionista. Però con questo tutorial vogliamo farti vedere come con un po' di manualità e di buona volontà è molto semplice installarsela anche da soli. Siamo pronti? Iniziamo col vedere cosa ti serve, cosa devi acquistare. Per installare una dashcam ti serve una dashcam e un kit di installazione. Regola numero 1: non comprare la dashcam e il kit di installazione così a vanvera, perché rischi che non siano compatibili uno con l'altro. Il kit di installazione deve dare i collegamenti giusti per la telecamera, quindi ti conviene sicuramente acquistare kit di installazione e telecamera da un unico fornitore che te li dia compatibili. Diversamente rischi che poi dopo una giornata di installazione ritrovi che accendendo il mezzo la telecamera non reagisce correttamente come dovrebbe rispetto alla situazione del veicolo. E questa è un'esperienza da evitare. Come telecamera abbiamo scelto il modello nello specchietto retrovisore, che è a mio avviso la telecamera migliore perché oltre a non ingombrare nel quadro visivo dell'autista, permette anche di migliorare proprio la visibilità dello specchietto stesso, perché diventa una telecamera invece che una semplice riflessione. Vediamo invece il kit di installazione come è fatto. Il kit di installazione è composto da una presa USB che deve essere ovviamente del formato giusto per la tua telecamera e poi dall'altra parte ci sono le connessioni per la scatola fusibili. Noi nei nostri kit diamo i formati di fusibile più comuni, se hai dei formati differenti, meno comuni, dovrai acquistare degli adattatori o sostituirli. Che connessioni troviamo? Abbiamo innanzitutto la connessione di terra. Questa viene collegata a una vite che morde nel telaio del veicolo. Poi abbiamo il cavo giallo, che è indicato con batteria, che va a una tensione che deve essere sempre presente anche a quadro spento. E infine abbiamo il cavo rosso, accensione, che va collegato a una tensione presente solo a quadro acceso. In questo modo la telecamera potrà avere dei comportamenti diversi a seconda che il veicolo sia in moto oppure in parcheggio. È chiaro che non tutte le telecamere supportano la doppia alimentazione, sono le più belle che permettono questa funzione. Le telecamere più semplici hanno una sola connessione di alimentazione, in questo caso normalmente la collegherai all'accensione, a una tensione presente solo a quadro acceso. Nel cavo del kit di installazione è anche presente una scatoletta
Che cos'è questa scatoletta? È un salvabatteria, è una sicurezza che permette di evitare che la batteria vada a scaricarsi. Normalmente una dashcam non scarica mai la batteria perché si accende e si spegne insieme al veicolo e quando funziona in protezione parcheggio assorbe molto poco e ha poi degli autospegnimenti, quindi non dovrebbe mai, se correttamente installata, mettere in crisi la batteria. Però se ad esempio tu vai a forzare dei funzionamenti manuali e poi dimentichi magari la telecamera accesa per settimane, potrebbe scaricarti la batteria. Ecco che subentra questo dispositivo il quale avverte che la tensione della batteria principale sta calando e stacca il carico, per cui ti evita di rimanere a piedi. Come connessione, quindi, che cosa andremo a fare? Avremo la nostra telecamera, collegheremo la telecamera posteriore con un cavo che viene condotto sul retro del veicolo e poi dalla presa USB della telecamera andremo alla scatola fusibili. Ora è il momento di passare alla pratica. Scendiamo in garage dove troveremo il nostro Francesco che ci farà vedere come si monta la telecamera. Francesco non ha mai installato una dashcam e non ha mai lavorato su un veicolo. Come ce la farà lui, ce la farai anche tu. Il primo passo è individuare il vano fusibili. Sulla Kia Picanto questo vano fusibili è sotto il volante. Normalmente i veicoli ne hanno uno interno all'abitacolo che si trova sempre in prossimità, normalmente qua, oppure in prossimità del volante, e uno invece poi che si trova nel vano motore. Nella Kia Picanto questo vano fusibili si trova qua, basta tirare qui per aprire, e questi qua sono tutti i vari fusibili. Notiamo anche che sul coperchio, se lo giriamo, troviamo uno schema che spiega quale fusibile fa cosa. Notiamo che ce ne sono alcuni nominati con spare, significa che sono di ricambio, quindi non sono al momento utilizzati, e cercheremo di andare a collegarci, quindi di prendere corrente da questi qua. Per estrarre poi i fusibili ci serve uno strumento che nel mio caso si trova nel vano fusibili del motore. Il vano fusibili nel mio vano motore è questa scatoletta qua che si apre tenendo premuto qua. Ok? Qua ci sono altri fusibili che però allo scopo di questa installazione non ci interessano, invece quello che ci serve è nel coperchio qua lo strumentino per estrarre i fusibili. Lo schermo andrà collegato sullo specchietto, qua, e quindi noi dovremo far passare un cavo dallo specchietto retrovisore al vano fusibili interno lì dentro. Faremo passare quindi questo cavo lungo questo bordo qui, lo faremo scendere qua dentro, adesso poi smonteremo questo pezzo, e lo faremo entrare qua dentro e arrivare fino al vano fusibili dove poi collegheremo i terminali. Smontiamo quindi questo pezzo qua per far passare i cavi qua sotto. Nelle macchine normalmente tutti questi pezzi di plastica sono montati ad incastro, quindi non ci sono viti. Sarà sufficiente quindi fare un po' di leva con lo strumento, facendo attenzione a non danneggiare gli interni nel pezzo per staccarlo. Quindi iniziamo a fare leva un po'. Facciamo leva così e vediamo che inizia a venire via. Si stacca. Adesso questo pezzo qui normalmente ha una sicura qui sopra. Faccio vedere. Quella sicura lì dentro, di plastica. Nel mio caso è montata con un meccanismo a pinza che bisogna scastrare laggiù, altrimenti potrebbe anche aver bisogno di essere ruotata per staccare questo pezzo. Questa parte qua è un po' noiosa perché c'è poco spazio per lavorare, ma basta veramente far passare un po' le dita, quindi passare da sotto. Ok, sotto è staccato ed ecco fatto. L'ho staccata e quindi adesso questo pezzo se ne viene bello via. Prossimo passo per lavorare meglio è esporre questo lato qua del vano fusibili. Anche in questo caso sarà sufficiente fare leva col nostro strumento. Bisogna solo riuscire a partire, magari riesco a spingere un po' col dito da dentro. Sì, ecco.
Ok. Eccolo qua. Ok. Adesso per tirarlo via devo staccare anche un pochetto la guarnizione qui, altrimenti rimane incastrato. Ed ecco qua che abbiamo staccato la parte. Abbiamo così esposto questo lato, questa parte laterale del vano fusibili e potremo quindi far passare i cavi meglio lì dentro. Iniziamo quindi a far passare i nostri cavi dallo specchietto verso il vano fusibili. Questa è l'estremità che andrà collegata alla telecamera e quindi la iniziamo a far passare lungo qua, facendola semplicemente incastrare dentro la fessura con le mani. Ok, abbiamo fatto passare il cavo e adesso il cavo qua è completamente nascosto, abbiamo lasciato un po' di cavo extra qui in modo che poi quando montiamo lo specchietto riusciamo a collegarlo bene. Dobbiamo quindi adesso far passare il resto del cavo lungo questo bordo qua. Lo attaccheremo ai cavi che già passano qua, questi neri qua, lasceremo tutta l'abbondanza del cavo, faremo una matassetta qua e anche la scatoletta probabilmente la lasceremo qua in modo che non diano fastidio. Ho assicurato adesso tutto il cavo con le fascette, adesso accorcio le fascette. Ripresentiamo adesso questo pezzo in modo da vedere se si chiude tutto bene. Tanto è ad incastro, quindi basterà semplicemente incastrare tutto. Perfetto. Vediamo quindi che il cavo parte dallo specchietto, passa tutto nascosto qua, abbiamo riattaccato il pezzo, quindi il cavo qua adesso anche passa tutto nascosto e arriva, passando di qua dentro, abbiamo i nostri terminali qua nel vano fusibili. Andiamo adesso a capire dove dobbiamo collegare i nostri 3 terminali, quindi abbiamo qua la terra, di lato, adesso poi vi dico perché, e abbiamo il nostro cavetto giallo e il nostro cavetto rosso. Quello giallo, questo qua, è quello segnato con batteria, deve essere collegato a un fusibile che ci dà corrente anche a motore spento, quindi che dia corrente sempre. Invece questo rosso deve essere collegato a un fusibile che ci dà corrente solamente a motore acceso. Quindi andiamo adesso, prendiamo il coperchio dello scompartimento, andiamo a testare col nostro tester innanzitutto questi fusibili che sono segnati come spare, quindi che sono di riserva, che quindi non sono al momento utilizzati. Vediamo se ne riusciamo a trovare uno che ci dà i 12 volt adesso a motore spento e uno che invece adesso non ci dà niente, ma poi quando accendiamo il motore ci dà i 12 volt. Io questo lavoro l'ho già fatto e quindi so che abbiamo questo fusibile qua, spare, che ci dà solo corrente a motore acceso e invece questo qua a destra che ce lo dà anche a motore spento. Vi faccio vedere però come potete vederlo voi nel vostro veicolo. Accendiamo quindi il nostro tester, lo mettiamo su volt e andiamo a testare. Mettiamo l'estremo nero su un bullone, sulla terra, io lo metto su questo qua, adesso vi faccio vedere poi perché non su questi qua vicino. E andiamo a testare quindi i 2 fusibili che avevo detto. Quindi innanzitutto questo qua a sinistra, assicurandoci di fare contatto, e vediamo che qua non abbiamo corrente. Andiamo a testare adesso l'altro, che è questo qua, il terzo qua. Facciamo così. Vediamo che qua invece abbiamo i 12 volt. Questo fusibile qua rosso è un ottimo candidato per collegare il cavetto nostro giallo, quello segnato con BAT, che ha bisogno quindi della corrente anche a motore spento. Adesso accendo il quadro e andremo a ritestare questo fusibile qua, che non ci dava adesso corrente, e vedremo che adesso ce la darà invece. Perfetto, ho acceso il quadro, di nuovo terminale nero sul bullone, sulla terra, e andiamo a fare il contatto qua e vediamo che ci dà i nostri 12 volt. Adesso qua sono un po' meno perché è solo a quadro acceso, col motore acceso ne dà tranquillamente 12.
Adesso vi faccio vedere come mai non tocco col terminale nero su questi bulloni qua più vicini, perché vedete che mi dà corrente zero. Significa che questi bulloni qua evidentemente non mordono sul telaio della macchina, quindi su una parte metallica, ma mordono su della plastica. Invece questo qua fuori, vediamo che morde chiaramente su metallo perché mi dà i 12 volt. E quindi il nostro cavetto giallo, quello che ha bisogno di corrente sempre, lo attaccheremo a questo fusibile qua. Il cavetto rosso invece, che ha bisogno di corrente solamente quando il quadro è acceso, quindi il motore è acceso, lo collegheremo a questo fusibile qua. E la terra la andremo ad attaccare dove abbiamo toccato col nostro terminale nero, questo bullone qua, ed è per questo che il cavetto nero l'abbiamo fatto uscire qua di lato. Prendiamo quindi ora lo strumento per rimuovere i fusibili che abbiamo trovato all'inizio di questo tutorial e estraiamo i nostri due fusibili. Estraiamo quindi i fusibili che abbiamo identificato, 1 e 2. Ogni fusibile ha due contatti. Dobbiamo capire quale dei due è quello che ci dà corrente. Quindi facciamo di nuovo il test col tester, come prima, toccando prima un contatto e poi l'altro, e col contatto nero tocchiamo la nostra terra. Noteremo, adesso non lo vado a rifare perché l'ho già fatto prima, noteremo che i 12 volt ci vengono dati dal contatto a destra. Questo è importante perché ci dice in che verso dobbiamo collegare il nostro terminale qua. Infatti dovremmo collegare la lamella più esterna, quindi abbiamo il cavo che arriva da qua, questa qua è la lamella esterna, dovremmo collegarla al contatto che ci dà corrente. Quindi in questo caso, siccome il contatto che ci dà corrente è quello destro, dovremo infilarlo in questo verso qua. Ora è bene fare una piccola pausa per capire bene come effettuare il collegamento alla centralina fusibili. Dobbiamo infatti collegarci alla centralina fusibili senza creare problemi al funzionamento normale del mezzo. Il nostro kit di installazione termina con un connettore di questo tipo che simula un fusibile per inserirsi direttamente nel portafusibili del mezzo. Però un collegamento di questo tipo non è giusto. Perché? Perché nel caso dell'installazione di esempio che stiamo facendo abbiamo trovato dei fusibili liberi, non utilizzati, ma magari nel tuo mezzo tu dovrai appoggiarti a un fusibile che in realtà ha una sua funzione. Allora in questo caso non puoi semplicemente toglierlo e sostituirti al suo posto. Bisogna utilizzare lo sdoppiatore che ti viene dato insieme al kit. Come è fatto lo sdoppiatore? Ha una lamella che va a infilarsi nel portafusibile e poi ha due sedi a cui collegarsi. Nella sede principale andrai a inserire il fusibile originale della vettura. Nella seconda posizione andrai a collegare la nostra telecamera. In questo modo il fusibile originale della vettura rimane in funzione e noi abbiamo derivato l'alimentazione per la nostra telecamera. Se utilizzi l'adattatore di base, questo cavo ausiliario di derivazione resta inutilizzato, puoi lasciarlo tranquillamente volante. Però c'è una cosa in più che dobbiamo considerare e imparare bene, il formato del portafusibili. Nei nostri kit di installazione noi diamo un formato di portafusibile che è il più comune, quello small. Non è però necessariamente quello che troverai nel tuo mezzo, perché esistono, come puoi vedere in questa figura, altri formati. Se ti trovi di fronte a una centralina fusibili con un altro formato, devi acquistare uno sdoppiatore del formato giusto per il tuo mezzo. Ad esempio, Francesco ha dovuto procurarsi un adattatore sdoppiatore nel formato micro long, che è il formato che lui si è trovato come fusibili. Quando acquisti uno sdoppiatore di questo tipo, si trova online tranquillamente anche su Amazon, dovrai poi sostituirlo al nostro connettore di serie, in questo modo, tagliando e saldando o mettendo un connettore. Questa è un'operazione che va fatta, diciamo, artigianalmente, perché purtroppo non esistono adattatori universali. Quando hai sostituito il connettore e hai quello giusto per il tuo formato, andrai, come abbiamo visto prima, a inserire il fusibile originale del mezzo nella prima posizione,
Nella seconda posizione dovrai inserire un altro fusibile che andrà a proteggere l'uscita verso la telecamera. Questo fusibile lo puoi reperire fra i fusibili di ricambio del mezzo, oppure spesso viene dato insieme allo sdoppiatore. Facendo un collegamento di questo tipo avremo di nuovo il fusibile originale del mezzo sempre in funzione e poi avremo un secondo fusibile che va verso, a protegge, diciamo, l'uscita verso la telecamera. Se hai dei dubbi su che fusibile mettere a protezione della telecamera, scegline uno piccolo, il più piccolo che trovi, perché l'assorbimento della telecamera è minimo. A scanso di equivoci, in questi esempi io ho inserito le lamelle dei fusibili solo un pochino per far vedere bene. In realtà tu dovrai inserire il fusibile bene fino in fondo in modo da ottenere una situazione di questo tipo. Ora che abbiamo capito bene come ci si collega alla centralina fusibili, è il momento di ritornare in garage e vedere come procede l'installazione. Andiamo adesso a collegare la terra. Perfetto, ho chiuso il bullone, pinzato il nostro contatto lì dietro e quindi abbiamo adesso collegato la terra, il fusibile, il terminale che ha bisogno di corrente solamente quando il quadro è acceso e il terminale che invece ha bisogno di corrente sempre. Adesso prima di richiudere tutto montiamo lo schermo e verifichiamo che funzioni tutto. Ho recuperato dalla scatola adesso il nostro specchietto, quindi il nostro schermo, e i due elastici che ci servono per attaccarlo allo specchietto. Questi due elastici andranno attaccati a questi ganci qua, che si vedono qua dietro, in questo modo, facendoli passare dietro allo specchietto. Andiamo a metterlo su. Ho attaccato perciò lo specchietto, ho dovuto estrarre la telecamera perché il mio specchietto retrovisore della macchina è abbastanza largo e ho collegato il cavetto nella porta dello specchietto. Adesso in teoria, accendendo la macchina, dovrebbe accendersi lo specchietto. E vediamo che si è accesa. Adesso spegnendo il motore, sta un pochetto accesa e poi dopo un po' dice spegnimento automatico. Ecco, spegnere dopo 5 secondi e si spegne. Quindi adesso abbiamo confermato che l'installazione è tutta a posto e possiamo adesso procedere a installare la telecamera posteriore. È venuto il momento di installare la telecamera posteriore. Non tutte le dashcam sono munite di telecamera posteriore, molte dashcam hanno solamente le telecamere integrate. Le più belle hanno però anche una telecamera esterna che si collega con un cavo sul retro del mezzo. Non è obbligatorio installare la telecamera posteriore perché la dashcam funziona anche senza, però è sempre consigliabile perché la visione posteriore aumenta il numero di informazioni che avrai registrato in caso di incidente. Inoltre, in alcune telecamere, ad esempio nella telecamera specchietto che stiamo installando noi, l'installazione della telecamera posteriore è obbligatoria perché altrimenti la telecamera non può farti vedere l'immagine dello specchietto. Dove si monta la telecamera posteriore? Ci sono due possibilità. La più naturale è sopra la targa. Infatti noi nel nostro esempio, in questa installazione, la installeremo proprio lì. Se però hai magari difficoltà ad arrivare sopra la targa per come è fatto il tuo mezzo, oppure hai già installato sopra la targa una telecamera per retromarcia, allora ti può convenire andare a installare la telecamera della dashcam all'interno del mezzo, sopra la cappelliera, in modo che riprenda attraverso il vetro posteriore. Dal punto di vista della ripresa e poi dell'uso della dashcam non ci sono grosse differenze fra un'installazione o l'altra, quindi puoi scegliere sicuramente quella che preferisci. Come si collega la dashcam posteriore?
c'è la telecamera e viene dato un cavo di lunghezza normalmente sufficiente per arrivare sul retro di un normale veicolo, ovviamente facendo percorsi più corti possibili e non particolarmente fantasiosi. Dal lato della telecamera abbiamo un mini jack a cui colleghiamo la telecamera e poi abbiamo il cavo che corre verso il retro del veicolo. Sulla parte posteriore abbiamo anche un cavo rosso in alcune telecamere. Questo cavo rosso va collegato al positivo del faro della retromarcia e serve per poter portare in primo piano automaticamente le linee guida di retromarcia quando ingrani la retromarcia. Non si tratta di una, diciamo, funzione che cambia la vita dell'autista, per cui volendo, se hai difficoltà a raggiungere il faro della retro, puoi anche lasciare questo cavo scollegato. Tutto chiaro? Andiamo a vedere come si installa la telecamera posteriore. Perfetto, allora vediamo adesso come faremo passare il nostro filo. Partiamo dallo specchietto qua, dove ci colleghiamo nello specchietto col connettore. Faremo passare il filo come abbiamo fatto passare il filo per collegarci al vano fusibili, quindi qua dietro. Tutto qua dietro, staccheremo di nuovo questo pezzo, lo faremo passare qua dietro e poi lungo la guarnizione, qua nascosto sotto la guarnizione, qua dietro e di nuovo anche sotto la guarnizione del sedile posteriore. Arriveremo qua. Dalla guarnizione faremo passare lungo qua sotto questa fessura qua, staccheremo qua dietro, faremo passare qua sotto fino ad arrivare qua dietro. Il nostro obiettivo poi è arrivare qua, quindi dovremo staccare questo pezzo di plastica qui in modo da poter passare qua sotto e far passare il cavo, perché dovremo poi uscire qua dietro, andremo a posizionare la nostra telecamerina qua, quindi dovremo fare un buchetto qua al centro e far uscire il cavo da qua. Perfetto, allora iniziamo a togliere i pezzi che ingombrano. Abbiamo scoperto quindi questo pezzo di plastica qui e questo pezzo di plastica è attaccato qua nel mio caso da 3 di questi rivetti a pressione che possono essere molto fastidiosi da togliere se non si hanno gli attrezzi giusti. Qua li ho già tolti, questi 2, e vi mostrerò come togliere anche questo qua. Vengono via abbastanza facilmente se non si hanno gli attrezzi apposta con una pinza di questo genere, con le punte curvate, che si infila sotto, si pinza quindi il fusto del rivetto e poi viene via abbastanza facilmente. Vedete come è fatto dentro, è proprio a delle lamelle, quindi bisogna solo proprio tirarlo fuori di forza, non si avvita, non si svita, niente. Questo ho notato che è un buon metodo per toglierlo abbastanza agevolmente. Ok, dobbiamo quindi adesso staccare questo pezzo qua. Una volta tolti i rivetti è attaccato ancora da degli incastri qua sotto e quindi bisognerà fare un po' di leva da questo lato, quindi dobbiamo staccare un po' la guarnizione, ma per fortuna la guarnizione se ne viene via proprio a mano così. E abbiamo adesso liberato questa parte qua. Vediamo che adesso noi usciremo quindi da qua col nostro filo e andremo a infilarci in questo buco qua. E lasceremo poi la matassa di cavo che avanza qua dentro e potremo quindi poi uscire facendo un buchetto da qua sotto. Dobbiamo ancora sganciare qua dietro, tirare via la guarnizione fino all'angolo qua sopra e sganciare questa parte qua un po' in modo da poter far passare il cavo più facilmente. Prendiamo un cacciavite piatto e vediamo che in corrispondenza qua ci sono questi agganci qua e qua basta andare a infilarsi col coso, fare leva e questi qua vengono via. Facciamo passare il nostro filo qua sotto, ci infiliamo qua e usciamo qua sul retro. Ok, facciamo passare quindi il filo, siamo qua allo specchietto, lasciamo un po' di abbondanza qua, in modo da poter lavorare poi bene, e andiamo a farlo passare qua dietro,
come avevamo fatto passare l'altro cavo. Per farlo passare qua nella guarnizione è molto semplice, basta sollevare la guarnizione e infilare il cavo dentro. Andiamo avanti quindi così fino ad arrivare qua. Perfetto, adesso l'abbiamo fatto passare qua nella guarnizione, siamo arrivati qua, dobbiamo quindi adesso fare leva col nostro attrezzo classico. Andiamo a infilarci qua, facciamo leva e facciamo passare il filo anche qua dietro, fino ad arrivare di nuovo alla guarnizione. Poi ripetiamo la stessa procedura per arrivare fin laggiù. Perfetto, l'abbiamo fatto passare qua dietro, tutto nascosto sotto la guarnizione e siamo arrivati qua. Adesso qua ripetiamo la stessa procedura che abbiamo usato per farlo passare qua dietro, quindi faremo di nuovo leva col nostro attrezzo, ci andiamo a infilare così, facciamo leva e facciamo passare il filo fino ad arrivare qua dietro, dove abbiamo staccato poi che abbiamo più spazio e lì lo faremo passare più facilmente. Ok, siamo arrivati qua dietro col cavo, facendolo passare nella fessura dove avevo fatto vedere. Adesso scendiamo qua sotto, lungo questa fessura, qua tanto passa facilmente, perché abbiamo allargato prima, e andiamo poi a farlo passare qua sotto. Ci infiliamo sotto qua ed ecco che qua usciamo e siamo praticamente arrivati al buco dove dovevamo arrivare. Quindi adesso che abbiamo fatto passare il cavo possiamo rincastrare queste parti qua. Queste si rincastrano semplicemente facendo pressione, spingendo. Perfetto. Ok, e possiamo anche qua adesso rinfilare la guarnizione. Adesso che abbiamo fatto passare i fili, dobbiamo fare i buchi per far passare il cavetto qua della telecamera posteriore. Andremo a posizionare la nostra telecamera a metà tra le due luci in modo che sia bella centrata. Qua ho già fatto un segno e la telecamera dovrà andare montata così, quindi dovremo fare un buco lì. Per fare il buco meglio, in modo da poterlo fare verticale sulla parte sopra della plastica, dobbiamo però rimuovere la targa in modo da poter arrivare con la punta dell'avvitatore per fare il buco in modo verticale. Perfetto, adesso che abbiamo sganciato la targa dobbiamo svitare le viti che la tengono in posizione, quindi qua è il portatarga, quindi questo, questa e questa vite qua. Perfetto, abbiamo rimosso anche il portatarga, adesso possiamo lavorare molto meglio. Prima di bucare prendiamo la misura per capire di che dimensione fare il buco, quindi prendiamo la nostra telecamera e dobbiamo misurare il diametro qua del connettore. In questo caso misura 6,3 mm, noi faremo un buco da 6,5. Infiliamo adesso quindi il cavetto, lo facciamo passare dal buco e lo andiamo a recuperare poi da dentro. Ok, ho fatto passare il cavo della telecamerina dal buco e l'ho recuperato qua dentro e il cavetto adesso arriva qua e l'ho già attaccato al restante del cavo che abbiamo qui.
Questo qua è un passaggio che viene fatto bene in 2 persone, è meglio essere in 2 perché uno cerca di recuperare il cavo da qua e l'altro invece deve infilarsi sotto la macchina per passarglielo. Adesso faccio vedere come. Ho dovuto sganciare innanzitutto un po' il passaruota in modo da poter infilare il braccio per far passare il cavo. Adesso andiamo sotto. Perfetto, siamo sotto la macchina adesso, sotto il paraurti. Quel cavo nero lì è il nostro. Io semplicemente qua da sotto ho infilato la mano, ho visto spuntare il filo, l'ho preso e l'ho guidato fin lassù. E poi con l'altra persona dovrebbe riuscire a prenderlo da lì dentro con delle pinzette, in qualche modo, e così si fa passare. Ho recuperato dalla scatola del prodotto le viti e ho recuperato anche sempre dallo stesso sacchettino questo spessore, che è anche biadesivo, che mi permette di attaccare la telecamera provvisoriamente lì mentre avvito le viti, così questo rende il processo di installazione un po' più facile. Perfetto, la telecamera adesso è installata, possiamo rimuovere la pellicoletta protettiva e rimontare la targa. Dunque, per attaccare il cavo della retro, in questa Kia Picanto l'unico fanale di retromarcia è questo qua sotto. Dobbiamo collegarci quindi al positivo che esce da questa lampadina qua. Per farlo quindi ho fatto passare il cavo rosso dal nostro kit di connessione che avevamo qua, l'ho fatto passare di qua dentro, e poi l'ho fatto uscire dal bocchettone lì sul retro e l'ho fatto arrivare. Qui ho alzato la macchina sul crick e tolto la ruota in modo da poter arrivare al fanale posteriore qua. Qua c'era questo pannello qui, ma è solo tenuto insieme da 3 viti, si toglie in un attimo. Ho svitato poi la lampadina e l'ho tolta qui, e ho anche qua il filo rosso che dobbiamo agganciare. Adesso dobbiamo quindi attaccare questo filo rosso, che è quello che viene dal kit di collegamento, al positivo della lampadina di retromarcia. In questo caso abbiamo un cavo nero e un cavo marrone, il positivo sarà quindi il cavo marrone. Quindi andremo a sbucciare, a tagliare qui il cavo marrone, attaccare il nostro filetto rosso e poi rileghiamo tutto insieme. Perfetto, ho sbucciato il filo rosso in modo da esporre più o meno 1 centimetro di cavo. Adesso andiamo a tagliare quindi questo filo marrone qui a metà, sbucceremo entrambe le estremità e andremo a legare tutto insieme. Perfetto. Adesso per sicurezza gli do ancora un giro di nastro isolante sopra. Perfetto, adesso è tutto sigillato, possiamo rimettere la lampadina al suo posto lì, che basta semplicemente infilarla e dare mezza rotazione, riattaccare il pannello qui, basta riavvitare le viti, rimontiamo la ruota e togliamo il crick. Prima però di rimontare la ruota e togliere il crick e di montare il pannello ci assicuriamo che la lampadina funzioni ancora. Siamo nel sedile dell'autista, ho collegato il cavetto, quello che andava alla telecamera di dietro, quello che aveva lasciato penzolante qua, l'ho collegato nel monitor e adesso siamo pronti per testare. Perciò accendo la macchina. Si accende la telecamera. Questa è la visuale di dietro. Provo a ingranare adesso la retromarcia e se il nostro collegamento funziona appariranno le linee guida. Perfetto, adesso metto di nuovo in folle e le linee guida se ne vanno. La nostra installazione quindi è completa, non ci rimane adesso che rimontare tutto, quindi rimettiamo la lampadina a posto, attacchiamo il passaruota, rimettiamo la ruota, togliamo il crick, rimontiamo gli ultimi pezzi qua, li reinstalliamo, tanto è tutto analogo a come li abbiamo smontati e siamo pronti per goderci la nostra nuova telecamera.
Siamo arrivati alla fine della nostra installazione, è stato un tutorial piuttosto lungo perché abbiamo voluto documentare bene tutti i passaggi, anche per chi non è pratico di questo mestiere. Hai visto, non è nulla di complicato, ci vuole un po' di manualità e un po' di tempo. Se non hai né uno né l'altro, allora puoi acquistare il materiale direttamente da noi, telecamera e kit di installazione, e poi farlo installare da un professionista, da un carrozziere o da un elettrauto. Si tratta di un'installazione semplice, non ti costerà molto. Per scegliere la telecamera più giusta per te, nella nostra gamma trovi una vasta gamma di telecamere, a partire dalle più semplici, che costano poche decine di euro, fino alle più belle in 4K. Puoi acquistare telecamera e kit di installazione adatto sul nostro sito www.dse.e